Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è la mia nuova creatura. Si chiama Battito d'amore proprio perché è della stessa linea della copertina che abbiamo già fatto insieme, dello scialle che abbiamo già fatto insieme. Questa è la versione top down, la maglia top down, quindi partiremo dal collo e scenderemo man mano verso il nostro corpo e fino ad arrivare alla misura che desideriamo per completare l'opera. Allora, facilissimo da fare, questo ve lo dico già subito, e per tutte le taglie, quindi non ci sarà problemi di taglia per nessuno, quindi possiamo iniziare per una bambina, per una ragazza, per una donna di tutte le misure. Andremo avanti, poi vi spiegherò come fare la manica, quindi la manica più o meno stretta. Io l'ho fatta proprio, direi quasi aderente, ma me l'avete vista addosso in anteprima. E invece Rosy l'ha fatta, ne ha fatta una delle due, perché Rosy ne ha fatte due, una delle due partendo come me e poi allargando a campana sotto. Vi spiegherò appunto come fare questo passaggio, le parti avanti e dietro. Potete farla più o meno scollata, il bordo che volete. Io ovviamente vi mostro come fare quello che ho scelto, però voi potrete realizzarlo con qualsiasi filato, ovviamente. Io poi vi dirò che filato ho usato, e con qualsiasi tipo di scollatura, più o meno scollata. L'avete vista su di me, non è così molto scollata questa, e comunque è una, diciamo, una scollatura che è piaciuta a me. E la stessa bordura l'ho fatta anche sotto, ma non l'ho fatta nella manica, l'avete notato qui, e vi mostrerò ovviamente come fare anche la manica, il bordo manica così elastico. Mentre ve lo faccio vedere, vi racconto che appunto ho chiesto alle mie amiche Betty e Rosy di affiancarmi e di realizzare anche loro questa maglia contemporaneamente a me, in modo tale da darvi l'idea anche di una maglia non solo così come l'ho fatta io, cioè con questa tonalità e con questo filato, ma anche con filati diversi, così da aiutarvi a scegliere e vedere magari quello che più piace a voi. Non mi rimane che ringraziarvi per essere qui, ricordarvi di iscrivervi se non siete già iscritte, di cliccare sulla campanellina che è proprio accanto a iscriviti, in modo tale da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video tutorial che posterò. Ok, andiamo al tutorial. Per realizzare la maglia Battito d'amore e una taglia 44, adesso vi darò alcune misure, mi sono serviti 4 di queste cake, di questi gomitoli, e la cake rainbow, del quale vi metterò il link proprio sotto nel box informazioni, subito sotto il video, dove c'è il titolo e il nome della creatura, in questo caso la maglia Battito d'amore. Vedete che c'è una spunta, una specie di V. Ecco, cliccando su quella V vi si apre proprio un'altra finestra con tutti i dettagli di ciò che io ho utilizzato. Allora, tenete conto che la mia è una taglia 44, direi comoda, però sono arrivata giusto al pelo, quindi manica lunga, adesso vi mostro per bene, ma l'avete già vista in anteprima. Quindi se avete fino a una 44 e non volete farla troppo lunga, vi bastano 4 di questi gomitoli. Un lotto è già composto da 4 di questi gomitoli.
e quindi sono 1600 metri che ho utilizzato. Ok, ho utilizzato l'uncinetto numero 3 per creare questa maglia. È un premium acrylic, quindi va bene anche per chi è un pochino, diciamo, ha sensibilità alla lana, quindi è un filato meraviglioso. E di questo tipo di filato c'è così sottile, quindi da utilizzare un 3, 3,5, poi in base alla vostra mano, o un pochino più spesso. Io ve li metto tutte e due i link, poi voi scegliete come realizzarlo, fermo restando che potete scegliere i filati che desiderate. Io ovviamente vi mostro ciò che ho utilizzato io. La mia 44 è così, ha queste misure. Allora partiamo dallo scollo. Ha uno scollo di 19 centimetri, quindi avanti e dietro è 19 centimetri. Partiremo ovviamente dalla parte alta, quindi è un top down, e quindi abbiamo detto 19 centimetri per 14 centimetri. 14, quindi abbiamo detto 19 per 14 centimetri, e questa è la misura del mio scollo. Ho deciso poi di fare semplicemente dei ventaglietti che riprendono anche la parte sotto, la bordura sotto. Sono facilissimi da fare, quindi è un progettino proprio anche per le principianti. La manica. Allora, la mia manica è lunga, vi do le misure della mia, quindi diciamo da sotto lo scalfo al bordino finale è 44 centimetri. Io sto parlando da sotto proprio l'ascella, ok? Fino ad arrivare alla fine del bordino. 44, scusatemi, voglio farvelo vedere per bene. 44 centimetri. Io non amo le maglie troppo lunghe, quindi è leggermente più in su. Non è 3/4, semplicemente è più in su. E ha, adesso vi lascio senza niente, ecco, praticamente così, ok? Quindi non mi arriva così. Quindi per quello vi sto facendo vedere questo semplicemente per un motivo. Se avete una 44 ma la volete fare normale, non come la porto io, ma normale, quindi anche leggermente più lunga sia sulla manica che nel fondo quindi come lunghezza, ok? Come lunghezza, perché io come lunghezza dovete prendere 2 lotti, ecco, in sostanza è quello che vi sto dicendo. Come lunghezza io ho fatto una lunghezza da 55, ok, come lunghezza, così avete tutti i dettagli. La larghezza forse non ve l'ho data, adesso ve la do. Siamo a larghezza massima, che è quella qua sopra, da circa 45, ok? Così avete tutte le misure. Ora cosa andremo a fare in questo tutorial? Innanzitutto farò un campioncino, poi dovrò andare a togliere tutti i miei perché ho ancora tutti i fili da nascondere, e il campioncino partirà appunto dallo scollo, quindi seguitemi. Un po' di teoria. Allora, quello che a noi servono, va bene, è l'uncinetto adatto al filato che stiamo scegliendo per la nostra maglia battito d'amore, e dei marcapunto. Per ora ci serve solo esclusivamente questo. Poi andiamo a vedere, perché se non avete il mio stesso filato ovviamente dovete vedere con il vostro filato che misura vi porta seguendo il mio tutorial, e nell'eventualità lo scollo, perché parliamo dello scollo, fosse troppo ampio o troppo piccolo, come correggere. Per prima cosa faremo degli ovalini e vi faccio vedere come fare, e partiremo dal punto 1, cioè dall'angolo, in poche parole. Quindi questi sono gli angoli, quindi come vedete più 1 non è 0,
è un ovalino, ok, più 1, ok, 1 più 1 e più 1. Benissimo, partiremo da qui, quindi il primo ovalino. Poi per la parte dietro o avanti, è indifferente, tanto abbiamo gli stessi ovali, andremo a fare 10 ovalini. Per la nostra prima spalla ne faremo 6, scusate, 10 ovalini, più ne faremo uno, che è quello dell'angolo. Quindi ne faremo uno di partenza, 10 ovalini, che sono la parte dietro, uno dell'angolo, 6 ovalini, uno in più nell'angolo, 10 ovalini per la parte avanti se abbiamo fatto il dietro, quindi è indifferente, un ovalino in più per l'angolo e 6 ovalini da questa parte. In poche parole, voi seguitemi così non vi sbagliate. Si partirà praticamente da qua, quindi ne faremo uno in più e metteremo il marcapunto. E poi andremo a fare i 10 ovalini e uno in più dove metteremo il marcapunto. 6 ovalini, uno in più e metteremo il marcapunto, 10, uno in più il marcapunto, 6. E ci congiungeremo da questa parte. Poi difficilmente ci occorreranno i marcapunto. Perché però vi ho diviso in questo modo il disegno e non ho incluso gli angoli? Perché gli angoli, a parte che li facciamo insieme, quindi non c'è pericolo di sbagliarci, più che altro è qui che voi dovete modificare. Quindi nel caso in cui fosse troppo ampia la scollatura e perché magari avete un filato più spesso o perché la volete più ampia o più piccola, quindi fosse più ampio, quindi la vorreste più grande, dovete aggiungere un ovalino. Quindi da 10 passa a 11, lasciando perdere gli angoli. È qui che dovete modificare, per quello non ve li ho inclusi, per non confondervi. Quindi anziché 10 ovalini ne farai 11, anziché però se lo cambi qui, lo cambi qui, lo cambi qui e lo cambi qui. Quindi se ne aggiungi uno ovalino diventa 11 e 11 sarà anche davanti, ma ne aggiungerai anche uno nella parte della spalla, sia di qua che di qua. Quindi se decidi di aggiungere un ovalino, perché in base agli ovali che farai, quando lo chiudi ti rendi conto che è troppo ampio, scusami, è troppo, sì, è troppo stretto perché vuoi aggiungere, quindi è troppo stretto, allora a questo punto devi aggiungerne uno per ogni lato, lasciando stare fuori gli angoli. Ok, stessa cosa ovviamente se invece lo vuoi più stretto e quindi devi semplicemente togliere quanti ovalini togli dietro, li togli avanti, ma gli stessi ovalini li toglierai anche sulla spalla. Ok, detto questo, adesso partiamo insieme. Non ti preoccupare, credimi, non è così complesso, è più facile mostrarlo che vederlo in teoria. Ok, per quello io cerco di fare poca teoria e molta pratica e seguirvi soprattutto nelle parti un pochino più magari che potrebbero sembrare più complesse, ma guardandole poi diventano semplicissime da fare, ok? Ok, io farò però un semplice campioncino. Per quanto mi riguarda, io continuerò a darvi queste misure, quindi non guardate la porzione che sto per fare, io dividerò in due, quindi farò tutto in misura ridotta con un filato che è diverso da quello che ho usato per il campione, per la maglia in sé, la maglia vera e propria battito d'amore. Questo per accelerare un attimo il tutorial. Quindi partiamo con i nostri ovalini e vi spiego come fare. Quindi prendiamo il nostro filo, qualsiasi filo voi abbiate deciso di utilizzare per creare la maglia battito d'amore e partiamo dallo scollo, abbiamo detto, ok? Quindi raggiungeremo qualsiasi taglia. Partite con me, per ora concentriamoci sullo scollo e non pensiamo ad altro. Allora facciamo la prima maglia, quindi io tengo il filo corto, vedete all'interno del palmo, il filo lungo agganciato al gomitolo dalla parte opposta. Entro in questo modo, faccio un giro così, prendo il filo e lo porto all'interno,
Questa è una maglia che noi non contiamo, ci siamo solo agganciati. Andiamo a fare il primo famoso ovalino. Andiamo a fare quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia che abbiamo fatto, la prima catenella, prendiamo il filo e adesso lavoriamo 2 a 2. Ecco il famoso ovalino. Filo sull'uncinetto e si ripete. Allora, nel primo ovalino mettiamo il marcapunto. Questo è il nostro primo angolo e io non lo calcolo, è questo. Ora vai a fare 10 di questi ovalini, quindi contando da adesso, questo non lo devi calcolare, e ripeti 2, 3, 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto. Ora però entrerai, vedi, nella testa di questa catenella che è qui e in quella dietro che fa parte della maglia altissima, questa. Così prendi il filo, lo porti dentro, prendi il filo, chiudi 2, prendi il filo, chiudi 2 e chiudi 2. E abbiamo il primo ovalino della parte o dietro avanti. Ripetiamo l'operazione: 1, 2, 3 e 4. Fermati, 2 volte il filo sull'uncinetto, prendi la prima della catenella sottostante e la parte che combacia della maglia altissima. Cattura il filo, chiudi 2 a 2 e abbiamo fatto il secondo più il nostro angolo. Continuiamo: 1, 2, 3 e 4. 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella prima e quella subito a fianco, che è quella di testa della maglia altissima. Prendi il filo, chiudi 2, chiudi 2 e chiudi 2. Ok, ne abbiamo fatte 4 insieme, ma in realtà sono soltanto 3. 1, 2, 3. Devi farne altre 7 per arrivare a 10 e ci ritroviamo per fare l'altro angolo. Fai finta di vederne 10, io ne ho la metà, ok? Ne ho soltanto 5, quindi tu sei arrivata a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ovalini dietro. Adesso facciamo quello dell'angolo, che è semplicemente uguale a quelli che hai appena fatto, quindi sono 4 catenelle e rifai di nuovo la maglia altissima. Ora prendi il tuo marcapunto e segna questa che è l'11ª, ok? E l'11º questo qui in alto. Hai fatto questo, hai fatto i 10 ovalini e adesso hai fatto quest'altro ovalino che noi non lo contiamo perché è il nostro angolo, quindi abbiamo già questo ovalino per l'angolo, 10 ovalini qui della parte dietro o avanti e l'altro ovalino che abbiamo segnato, quindi in totale dovresti averne 12 di ovali. 1, 11 con questo, 12. In totale ne hai 12 con 2 ovalini segnati. Giriamo e dobbiamo fare questi 6. Quindi rifacciamo tutto come prima. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfetto, tu sarai arrivata a 6, io invece solamente a 3 perché sto facendo la metà
di quello che in realtà è l'originale, ok? La metà. Quindi io ne faccio soltanto 3. Ora vado a fare, quindi tu hai fatto questi 6 ovalini, ora andiamo a fare quello dove metteremo il marcapunto, il terzo angolo, che è sempre fatto nello stesso modo, con 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e le maglie chiuse 2 a 2, ma questa volta la segniamo perché è il nostro terzo angolo. Così. Ora vai a fare, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto l'angolo, ora devi fare i 10 ovalini del davanti, quindi ne fai 10 e ci ritroviamo a fare anche questo angolino e poi l'ultimo laterale. Arrivati ai 10 ovalini, 10 dopo il nostro ultimo marcapunto, facciamo l'altro ovalino d'angolo, quindi quello che noi non contiamo. Segnapunto, lo marchiamo e andiamo avanti per gli ultimi 6 ovalini per poi congiungerci e vedere se la dimensione effettivamente è quella che va bene a te. Perfetto. Allora, io ho finito i miei 6 ovalini, in realtà ne ho 3 perché come sai ne sto facendo la metà, quindi i 6 ovalini li hai fatti. Ora tieni tutti gli ovalini con la bombatura in giù. Tu controlla bene, guarda bene che sia dritto in questo modo. Perfetto. Quando arrivi dalla parte opposta, agganciati proprio all'interno del, vedi da questa parte a questa c'è un nodino, entra proprio nel nodino. Prendi il filo, aggancialo e lo porti all'interno. Perfetto. Allora, adesso riassumiamo, così da non confonderti. Qui mettiamo questo così. Perfetto. Cerco di mettermi in posizione in modo tale senza tirare troppo, Marina, altrimenti ecco. Ok. Dove vedi il marcapunto sono questi ovalini qui. Sotto e sopra abbiamo 4 angoli. Abbiamo già previsto dove ci saranno gli angoli del nostro girocollo, ok? La parte iniziale proprio della nostra maglia. Questo è un momento importante, nel senso che conta quanti ovalini hai innanzitutto. Io, compreso anche gli ovali dell'angolo, ne ho in totale 36. 10, 10, 6, 6 più i 4 dell'angolo. Chiuso come l'abbiamo chiuso insieme, prendilo e prova a far passare la tua testa e prova a vedere se va bene per te. L'importante è che passi per la testa, che sia poi un po' più abbondante o meno, lì lo deciderai poi tu in base a quello che toglierai o aggiungerai come io ti ho spiegato. Quindi se questo cerchio che abbiamo creato con 4 marcapunti, questo, anzi 5 con questo, se questo cerchio passa dalla testa, prova a guardarti allo specchio, guarda se va bene come scollo, se va bene ti fermi così con 36 ovalini in totale. Ok? Quindi abbiamo detto 10, 10, 6, 6 più i 4 dell'angolo. Se non è sufficiente, quindi è troppo piccolo, ne devi aggiungere 4 e li posizionerai uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Ok? Quindi sempre 4 a 4, o togli 4 o aggiungi 4, non puoi aggiungere da una parte e metterlo, cioè
deve essere equilibrato, che se aggiungi qui, aggiungi anche nel lato, altrimenti non è equilibrato. Penso di averti spiegato sufficientemente, eh? Sufficientemente bene. Partiamo adesso con il primo giro. Dopo aver fatto il nostro scollo di partenza, andiamo a fare il primo giro reale. Ok, quindi riprendiamo la nostra asolina dove vi ho lasciato e portiamoci all'interno di questo ovalino, passando con dei punti bassissimi attraverso le maglie che vedete sopra. Quindi così entro dentro la maglia, prendo il filo e lo faccio passare e sono al centro. A questo punto io faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro nello stesso ovalino e faccio altre 2 maglie alte. Ora prendo il mio marcapunto e lo posiziono nella prima delle catenelle che abbiamo fatto. Questa è 1, questa è 2, questa è 3, entro e la posiziono proprio all'interno, così. So che è qui che io mi devo agganciare. Ora andiamo a fare tutte maglie. Aspettate che me lo metto in modo comodo. Ok, questo non mi serve più e neanche la biro. Ok, passiamo nell'ovalino successivo e facciamo 3 maglie alte. Stessa cosa negli ovalini che andiamo a trovare man mano, quindi 3 maglie alte in ogni ovalino, senza catenelle di separazione, semplicemente 3 maglie alte. Voi ne avete 10 ovali da lavorare, io ne ho 5 perché sto facendo una baby maglia battito d'amore. Ecco, quando ti ritrovi con il segnapunto successivo, vedi questo segnapunto, allora tu entri in questo ovalino, vuol dire che qui devi fare l'angolo e l'angolo lo farai con 3 maglie alte, 2 catenelle, rientri dentro e fai 3 maglie alte. Adesso l'ovalino, questo marcapunto lo togliamo e non ci serve più. 1, 2 e 3. Prosegui facendo 3 maglie alte in ogni ovalino libero che trovi. Passa nell'ovalino successivo e fai 3 maglie alte. Ok, tu ne avrai 6 di ovalini, io ne ho solo 3 e quindi mi ritrovo subito con il mio marcapunto dove farò la stessa cosa. Quindi dove c'è il marcapunto che tu andrai a trovare, farai 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso ovalino e fai 3 maglie alte. Ok? Puoi togliere anche il tuo segnapunto, tanto non ti serve più, teniamo solo il primo. Proseguiamo in questo modo lavorando 3 maglie alte in ogni ovalino. Tu ne avrai 10 e ci troviamo al segnapunto. Arrivati al segnapunto facciamo l'angolo, quindi il doppio, no? Devi fare 3 maglie alte. Qui metterai l'unico punto dove metti le catenelle e ne devi mettere 2 e poi di nuovo nello stesso spazio 3 maglie alte.
puoi togliere anche questo segnapunto e andiamo a finirlo. Ci manca solamente più la spalla. Quindi abbiamo fatto anche qui il nostro angolo, entriamo nell'ovalino successivo e andiamo a fare solo 3 maglie alte, e così in ogni ovalino che troverai. Qui ne avrai 6, quindi fai per 6 volte 3 maglie alte, una in ogni ovalino, e poi ti ritroverai qui da dove siamo partiti. Qui dobbiamo fare l'angolo come l'abbiamo fatto qui, però ne abbiamo già fatto metà, quindi entra nello stesso spazio e fai le 3 maglie alte che ti mancano, e ora dobbiamo combaciarci. Abbiamo messo il nostro marcapunto nella testa della prima delle 3 catenelle, quindi per trovarci nel centro di questo spazio prendo il filo, entro dentro dove c'è il mio segnapunto, che è la prima delle 3 catenelle o la terza, in base a dove lo guardiamo. Io la guardo di qua, è la prima, ma se parti da qui 1 2 3 è l'ultima, però col segnapunto è meglio, così almeno non stai neanche più a contare. Entra quindi dove c'è il segnapunto, prendi il filo e chiudi tutti e 3 le maglie insieme. L'ho fatto velocemente, scusa. Entra dentro, prendi il filo, hai 3 asoline, prendi il filo e chiudi tutte e 3 insieme. Tieni il segnapunto in mano, ma toglilo dalla posizione in cui sei, quindi in mano o giù dove vuoi. Parti con le 3 catenelle e nella terza metti il tuo segnapunto, ed è qui che noi ci agganceremo quando finiamo il giro. Ora semplicemente ripetiamo tutto ciò che abbiamo fatto. Questa volta non abbiamo più gli ovalini, ma avremo gli spazi. Quindi innanzitutto partiamo con la metà del nostro primo angolo, e quindi entro nel nostro angolo e faccio le mie 3 maglie alte. In totale, perché questa noi la valutiamo e la calcoliamo come maglia alta, quindi ne abbiamo fatte solo altre 2. In totale sono 3, con il marcapunto in testa alla prima catenella o l'ultima catenella delle prime 3 che abbiamo fatto. Ok. E ora semplicemente andiamo a fare tanti tris. Un tris è composto da 3 maglie alte, senza catenelle di separazione, e ogni tris va fatto dopo il tris sottostante negli spazi, quindi in questo spazio e via dicendo. Ogni spazio che voi avete lo lavorerete come stiamo facendo, quindi con 3 maglie alte, senza catenelle di separazione. 2 e 3, poi mi sposto nello spazio successivo, 1 2 e 3, mi sposto nello spazio successivo, 1 2 e 3, continua a spostarti nello spazio successivo, e 3, e tu vai avanti ovviamente per quanti spazi troverai prima di trovare il tuo angolo. L'angolo te ne accorgi perché ci sono il doppio delle maglie e le catenelle di separazione, lo vedi, è fatto così. Quindi tu entra nel centro del tuo angolo e fai la stessa cosa che vedi sotto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra all'interno facendo 3 maglie alte. Ok, ora rifai la stessa cosa su questo lato. Quando arrivi all'angolo farai il tuo angolo, che come lo abbiamo appena fatto, poi continua sull'altro lato,
troverai un altro angolo e lo lavorerai nello stesso modo, e stessa cosa nel lato successivo, quindi puoi passare avanti. Io, per chi appunto ha bisogno di ulteriore sostegno, vado avanti con lei, quindi, o lui che sia, ovviamente. Quindi io in ogni spazio lavoro 3 maglie alte, in ogni spazio, 2 e 3, nello spazio che vedi entro e faccio altre 3 maglie alte, nello spazio successivo 1, 2 e 3, nello spazio successivo, occhio, fermati, vedi che sei nell'angolo. Ovviamente, ripeto, io mi sto ripetendo moltissimo, ma è per farvi capire, non dovete seguire me, cioè dovete seguire il lavoro che avete voi, ok? Quindi andate avanti per i gruppetti da 3 nel modo in cui vi ho mostrato fino ad arrivare all'angolino. Scusate se sono ripetitiva, ma a volte può servire, no? Per chiarire le idee. Quindi sono nell'angolo e mi comporto come so, cioè faccio esattamente ciò che vedo sotto: 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Bene, adesso posso lasciarti più tranquilla. Continua così come abbiamo fatto questi 2 lati, continua anche per questo lato. Qui farai l'angolo come abbiamo appena fatto e poi ci riagganceremo qui insieme. Siamo arrivati alla fine del secondo giro e ci ritroviamo dove abbiamo il nostro unico marcapunto. Ok, entriamo dove siamo partiti, vedete dove dove ci sono le 3 catenelle più le 2 maglie alte. Entriamo e andiamo a fare le 3 maglie alte mancanti nello stesso spazio e poi filo sull'uncinetto, entriamo dove c'è il marcapunto, prendi il filo, riprendilo e chiudi le 3 asoline che tu vedi. Ok, ora vi faccio vedere. Abbiamo fatto solo il secondo giro e il risultato inizia a vedersi. Quindi abbiamo i lati lunghi e il lato corto. Queste sono le nostre spalle, questo è il nostro davanti in questo caso e questo è il nostro dietro. Il secondo giro che abbiamo fatto è praticamente identico, perché puntate l'uncinetto nelle posizioni in cui continuerete a puntarlo adesso, a quello che dovrete fare per altri 2 giri. In totale dovete avere 4 giri di punto granny. Vi faccio vedere. Vedete? Allora, noi abbiamo fatto, non guardate la rifinitura, questi sono gli ovalini, noi abbiamo fatto 1 e 2 giri, dobbiamo farne ancora 1 e 2, 1 e 2, vedi? Sono in tutto 1, 2, 3, 4. Al quarto giro andremo a diversificare la lavorazione facendo la maglia alta a rilievo. Quindi, visto e considerato che per me questo è un campioncino, non vado avanti per 4 giri, ma mi fermo solo a 2 giri e vi mostro come fare il giro del punto alto a rilievo. Però, ripeto, per seguire lo schema che ho fatto per la maglia, mi sono agganciata, battito d'amore, dovete fare 1, 2, 3, 4 giri di punto granny, che è esattamente questo. Quindi come ripartite per fare altri 2 giri? Semplicemente come abbiamo già fatto e come ora vi mostrerò, ma io poi torno indietro e rimango al punto 2. Quindi tolgo il segnapunto, tiro su le mie 3 catenelle e nella terza catenella, quindi sono 3 catenelle, nella terza catenella
metto il mio segnapunto, che sarà il mio punto di riferimento per agganciare e finire il giro, il terzo giro e poi il quarto e poi tutti i giri che verranno. Ok, quindi voi sapete che si parte con la metà dell'angolo e quindi qui tu metterai 3 maglie alte in totale, compreso quello che abbiamo appena fatto, che è quello con le catenelle, quindi 1 2 3 sono 3 maglie, e poi lavorerai in ogni spazio 3 maglie alte in questo modo, e in tutti gli spazi 3 maglie alte fino ad arrivare all'angolo dove, ripeto, lavorerai 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Giri il lavoro e lavori in ogni spazio i gruppi da 3. Poi avrai un altro angolo, tutti i gruppi da 3, un altro angolo, tutti i gruppi da 3, e quando arrivi qui, in questa posizione, a finire il giro, in poche parole, dovrai ricordarti che dove c'è il marcapunto e ci sono, vedi, il giro finale qui farai il tris, e dove qui dobbiamo completare il nostro angolo farai le 3 maglie alte mancanti, il filo lo tieni sull'uncinetto, ti agganci nello spazio, prendi il filo e chiudi le 3 asoline, ok? E sei di nuovo al centro del tuo primo angolo. Per ripartire, riparti come hai appena fatto, quindi 3 catenelle, sulla terza metti il segnapunto, 2 maglie alte a fianco e ritorni a fare il quarto giro, perché adesso ti ho spiegato il terzo, ma tutti i giri sono uguali. Invece io faccio finta di aver fatto già il quarto giro, quindi tu continua così fino al giro numero 4 e poi riparti con me, ti faccio vedere come fare la maglia alta a rilievo. Finito quindi il quarto giro, tu ne vedi 2 ma tu dovrai farne 4, finito il quarto giro farai questo. Tiriamo su sempre 3 catenelle e sulla terza mettiamo un segnapunto. Non lavorare altro, quindi nel centro abbiamo solo 3 catenelle e il segnapunto inserito lì. Ora hai il filo sull'uncinetto, passa proprio nel centro del tuo angolo e con l'uncinetto davanti alla prima maglia che trovi, così, passi dietro. Quindi sono passata da dietro in avanti e adesso vado dietro a prendere il filo. Prendo il filo e ho 3 asoline e lavoro semplicemente una maglia alta, così. Quindi di nuovo filo sull'uncinetto, vedi che questa l'hai lavorata perché vedi queste 2 lineette sopra la prima maglia alta, quindi questa non devi lavorarla, ma gli devi passare a fianco, quindi passi a fianco, passi davanti alla maglia da lavorare e poi dietro, prendi il filo, chiudi 2 e chiudi 2. La stessa cosa la fai adesso, vedi che si formano proprio queste 2 lineette. Vuol dire che hai lavorato la maglia alta a rilievo, quindi queste 2 maglie le abbiamo lavorate. Questa è libera. Filo sull'uncinetto, entro prima, passo davanti alla maglia, esco, prendo il filo e chiudo 2 a 2. Di nuovo prendo il filo, sempre il filo sull'uncinetto, passo davanti, esco subito dopo la maglia, qui, prendo il filo e chiudo 2 a 2. Di nuovo. Di nuovo. Quindi entro, passo davanti, esco fuori, prendo il filo
e chiudo 2 a 2. Te lo faccio ancora una volta lentamente. Filo sull'uncinetto, entro prima della maglia da lavorare, davanti alla maglia, esco, prendo il filo, ho 3 asoline sull'uncinetto, chiudo 2, chiudo 2 e vado avanti così per tutte le maglie che ho da lavorare, tutte lavorate in questo modo. Questa è la maglia alta a rilievo sul davanti. Provaci, vedrai che è veramente semplice da fare. E poi una maglia alta, solo che la prendiamo passando davanti alla maglia anziché prenderla in questo modo. Vedi come normalmente fai? Noi la prendiamo in questo modo, passando con l'uncinetto davanti alla maglia sottostante. Quindi, ripeto, lavora tutte le maglie in questo modo. Adesso sto andando più velocemente, ma te l'ho mostrata, penso, spero di essere stata chiara. Vado a raggiungere il mio angolo per farti vedere come fare. Ecco, ho lavorato tutte le maglie, tutte. Le ho lavorate tutte. Ora sono nell'angolo. In questo giro, quando fai la maglia alta a rilievo sul dritto, devi fare solo questo per l'angolo. Entri e fai una maglia alta, 3 catenelle, rientri nello stesso punto, quindi sempre nell'angolo, e fai una maglia alta. Questo è l'angolo che noi facciamo quando c'è la maglia alta a rilievo. E quindi riprendiamo a fare tutte le maglie alte a rilievo partendo dalla prima, quindi filo sull'uncinetto, entro, passo avanti, prendo dietro, maglia alta, entro, prendo il filo, entro, passo avanti, porto dentro, entro, passo avanti, porto dentro e così via. Quando arrivi alla fine del tuo lato e hai lavorato tutte le maglie sottostanti, comprese anche queste, entri nell'angolo e fai la stessa cosa che abbiamo fatto, quindi maglia alta, 3 catenelle e rientri di nuovo a fare la maglia alta, così. E poi niente di più facile, si ricomincia da capo. E fai una maglia alta a rilievo in ogni maglia. Andiamo a lavorare, come detto, tutte le maglie fino alla fine del nostro angolo, poi entriamo del nostro lato, scusami, poi entriamo nel nostro angolo facendo maglia alta, 3 catenelle, rientro, maglia alta. E ricomincia di nuovo a fare tutte le maglie alte a rilievo come hai visto. Quando arrivi alla fine dell'ultimo lato, lavorando anche tutte le maglie, quelle dell'angolo, vedi? Entri per terminare il giro, entri nell'angolo, fai le 3 maglie alte, vedi che qui abbiamo iniziato, filo sull'uncinetto, entra dove c'è il marcapunto, prendi il filo, non l'ho preso bene, scusami, allora entra nel marcapunto, prendi il filo e lavora 2 a 2, perché dobbiamo fare 3 catenelle, non 2, quindi qui va lavorato in questo modo.
Quando arrivi al giro degli angoli della maglia alta a rilievo farai così. Quindi filo sull'uncinetto, entra dove avrai il marcapunto, prendi il filo e chiudi 2 a 2. Togli il marcapunto, tienilo fermo un attimo e siamo al centro del nostro, lo metto un attimo qua, ok, al centro del nostro angolo pronti a ripartire. Quindi abbiamo fatto adesso i 4 giri, tu ne vedi 2 ma in realtà ne hai fatti 4, così ripeto 1 2 3 e 4 giri e abbiamo fatto la maglia alta a rilievo. Ora ti faccio vedere come riprendere il punto granny. Andiamo a riprendere il nostro giro di punto granny. Quindi ciò che andiamo a fare è il nostro angolo, anzi metà angolo iniziale, che è composto sempre da 3 catenelle. Andiamo a mettere il marcapunto nella terza catenella e a fianco alle prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta andiamo a fare 2 maglie alte. Ora dobbiamo ripristinare il giro del punto granny, quindi andiamo a contare. Questa è la prima maglia, quindi 1 2 e 3. Nella terza vai a fare 3 catenelle nella stessa, quindi sempre nella terza. Ora conta 1 2 e 3, entra e fai 3 maglie alte. 1 2 e nella terza 3 maglie alte, nella terza 3 maglie alte e vai avanti in questo modo, sempre puntare l'uncinetto nella terza catenella, vedi qui 1 2 e 3. Uno, 2 e 3. Oramai che ci sono vado fino alla fine. Tu ne avrai molte di più di me, però come sai sto facendo un campione. Sono arrivata alla fine del giro, quindi alla fine del lato, scusami, alla fine del lato ne ho 2, entro all'interno e faccio il mio angolo, quindi le ho saltate quelle 2 maglie e l'angolo è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1 2 e 3, ok? E così ho fatto il primo lato e il primo angolo. Ora giro il lavoro, ne salto 2, 1 2, entro nella terza e faccio 3 maglie alte. Di nuovo 1 2 e nella terza 3 maglie alte, 1 2 e nella terza 1 2 e 3 maglie alte, ne salto sempre 2 nella terza, 3 maglie alte, ne salto 2, vado nell'angolo e faccio il mio angolo che è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 e 3 maglie alte. Ora saltiamo di nuovo 2, quindi 1 e 2 le salto, nella terza
3 maglie alte nella stessa, 1, 2 e 3 nella terza, così. Sono andata avanti così per tutto il lato, sono quasi vicino al mio angolo, ne salto 2, vado nell'angolo e faccio il doppio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, giro per l'ultimo lato, butto giù tutto, salto di nuovo 2 nella terza, faccio 3 maglie alte, salto 2 nella terza, 3 maglie alte e vado avanti così fino alla fine di questo lato. Arrivata alla fine anche dell'ultimo lato, vedi che siamo partiti con metà angolo, entro sempre nella mia metà angolo a completarlo, no? E vado a fare le 3 maglie alte che mancavano. Vedi, adesso sono 6 in totale. Ora mi devo agganciare, quindi filo sull'uncinetto, vado nella terza catenella dove c'è il mio segnapunto, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Come hai visto, per chiudere il giro con le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, ho chiuso tutte e 3 le asoline insieme perché ho solo 2 catenelle, mentre quando devo chiudere il giro con una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, chiudo chiudendo 2 alla volta in questo modo. Questo solo per ripasso, entro dentro e chiudo 2 a 2. Questo solo quando siamo nel giro delle maglie alte a rilievo, perché abbiamo maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, e quindi sarà così che io chiuderò. Ma se devo chiudere il punto granny, quindi se devo chiudere l'angolo del mio punto granny, entro sulla terza o sulla prima, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Ora vi mostro. Abbiamo rifatto il nostro punto granny, quindi abbiamo ripristinato il punto granny e come vedi i 4 giri, perché ne vedi 2, ripeto, ma qui devono essercene 4, i 4 giri sono divisi da questa catenella che è a rilievo e che è fatta grazie alla maglia alta a rilievo che abbiamo fatto nel giro precedente a questo che ti ho mostrato, ok? Quindi adesso tu dovrai fare di nuovo 4 giri di punto granny, 4. Ti faccio vedere cosa abbiamo realizzato. Guarda che carino, piccolino. Ti faccio vedere però qui dove sei. Allora, tu hai fatto 4 giri di punto granny, quindi questi sono gli ovalini. 1, 2, 3, 4 giri di punto granny e poi abbiamo fatto la maglia alta a rilievo. Te la faccio vedere qui. Ho usato questo colore e questo tipo di filato proprio per farti ben vedere tutti i giri. Quindi questa è la maglia alta a rilievo che è la prima che vedi qua. Adesso siamo qui, quindi abbiamo fatto il primo giro della maglia alta granny, quindi le 3 maglie alte, quelle che abbiamo appena fatto. Ok, ora tu ne devi fare, lavorando come ti ho mostrato adesso, 1, 2, 3, 4. E quando hai fatto questi 4 giri di maglia granny, quindi la stessa che abbiamo appena fatto adesso, quando hai fatto altri 4 giri,
ripeterai il giro delle maglie alte a rilievo e poi di nuovo 4 giri di maglia granny, scusami, ok, eravamo qui. Rifai di nuovo la maglia alta a rilievo, poi di nuovo 1, 2, 3, 4 giri di maglia granny e la maglia alta a rilievo, e devi procedere in questo modo fino ad arrivare all'altezza scalfo che va bene a te. Questa è la mia altezza scalfo, che ti mostro in centimetri. Sono circa 18 centimetri di scalfo, quindi io mi sono fermata quando, piegando in due il mio lavoro, ho ottenuto questa parte che mi raggiungesse i 18 centimetri, che va bene per il mio scalfo, attenzione, non so se va bene per il tuo, quindi lì dovrai vedere in base alle tue misure, perché si può fare, come vedi, lo sto facendo in una mini misura per bambina, che non so a quanti anni può essere adatta, francamente non te lo so dire, come può essere per una ragazza, come una donna, una signora, una donna 40, una donna anche di una taglia molto grande, quindi va bene proprio per tutte le misure. Quindi io ti ho impostato il lavoro in modo tale che tu adesso vada avanti fino a raggiungere, ripeto, chiudendo il lavoro in due, lo provi, metti un segnapunto che tenga fermo questa parte, sia da questa che da quest'altra, e lo provi per vedere se questa parte dello scalfo va bene a te. Ok? Poi, arrivati a questo punto, ti fermi e procedi con me. Ma per ora tutto ciò che ti chiedo è di ripetere ciò che abbiamo fatto insieme, facendo 4 gruppi, e qui vai Marina che ti stai ripetendo, 4 gruppi di maglia granny, quindi 1, 2, 3 e 4, e maglia alta a rilievo, 4 gruppi, e maglia alta a rilievo, 4 gruppi, maglia alta a rilievo. Io di gruppi ne ho fatti 1, 2, 3 e 4 e mi sono fermata prima della maglia alta a rilievo, ok? Mi sono fermata qui. Quindi guarda se con le mie stesse misure, quindi io ti sto mostrando il filato, le mie misure, e l'uncinetto sai che ho usato il 3, se corrisponde anche alla tua misura, così da andare avanti poi insieme. Se non corrisponde vai avanti ancora un po', oppure rimani fermati un pochino prima, ok? Quando arrivate alla misura del vostro scalfo, cioè voi la provate, mettete magari un segnapunto in questo punto qui, quindi aspettate, avete questo, lo piegate in due, mettete il segnapunto sia da una parte che dall'altra, in questo modo, e lo provate. Qui ovviamente c'è la testa, il collo e la testa, e qui devono uscire le vostre braccia. Quando, seguendo lo schema di battito d'amore, continuando a seguire, arrivate al punto dello scalfo, vi fermate e proviamo ora a vedere se abbiamo abbastanza, perché magari lo scalfo va bene, però avete bisogno di un pochino più di spazio, magari perché avete un seno abbondante, quindi avete bisogno di più spazio all'interno. Quindi vi faccio vedere come chiuderlo in questo modo e come invece dare un ponte sotto la nostra ascella per dare più spazio se ne dovessimo aver bisogno. Ok? Quindi noi cosa abbiamo fatto finora? Quello lo vedete sul campioncino, no? Siamo andati avanti fino ad arrivare, come vi ho già mostrato, fino ad arrivare al nostro scalfo. Questo è lo scollo, questo è lo scollo. Siamo andati avanti con la sequenza che conoscete già, 1, 2, 3 e 4
giri di tris o maglia granny e un giro di maglia alta rilievo, 4 giri granny, un giro maglia alta rilievo, 4 giri granny e un giro maglia alta rilievo. Siamo arrivati proprio qui allo scalfo. Ora vi mostro come dividere le braccia dal corpo. Ed eravamo qui. Allora, se vi rendete conto che avete bisogno di un ponte sotto l'ascella, quindi diciamo di uno spessore in più sotto l'ascella, semplicemente andiamo a fare un ovalino e quindi da dove siamo rimasti, quindi dal nostro angolo, facciamo 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima, vedete dove l'ho presa, queste sono le 3 maglie alte, questa è una catenella, e andiamo anche in quella a fianco, così, prendiamo il filo, lo portiamo dentro e abbiamo 4 asoline, chiudine 2, chiudine 2 e chiudine 2. Poi cosa fai? Vai dalla parte opposta, entri proprio nell'angolo, prendi il filo e lo porti dentro. E qui tu hai, come vedi, uno spessore in più e quindi ovviamente il corpo ha più spazio. Se hai necessità di fare 2 spazi anziché uno, ne farai 2, ok? Fatto questo, tagli il filo. Io non lo taglio perché vi faccio vedere poi come proseguire, anzi lo taglio, vi faccio una manica in un modo, una manica nell'altra. Quindi tagli il filo, chiudilo, proprio facciamolo in modo molto semplice. Chiudi e poi con l'ago nascondi il filo attraverso le maglie. Ok, e qui hai, vedi? La stessa cosa la farai dall'altra parte, quindi da questa parte qui. E poi cosa ti rimane? Quando tu ripartirai, quindi ripeto, quello che hai fatto in questo punto, quindi sotto l'ascella, la farai anche dall'altra. Se hai messo un ovalino, dovrai mettere un ovalino anche di qua, quindi riagganci il filo, proprio sempre nell'angolo, anche di là, siamo partiti dall'angolo, fai 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entri a questo punto, prendi la prima catenella di qua e l'ultima catenella dalla parte opposta, inserisci l'uncinetto, chiudi 2, chiudi 2 e chiudi 2 e hai fatto l'altra asolina. Quindi cosa fai? Entri dalla parte opposta, prendi il filo e lo porti dentro e hai fatto così le due, vedi? Le due parti con, diciamo, uno spazio sotto l'ascella che può servire proprio da spessore, no? Quindi da avere un pochino più di spazio per il nostro seno, se eventualmente ci fosse questa necessità. Poi giri il lavoro, ovviamente lavorerai nella parte dritta e andiamo a lavorare soltanto il corpo. Ok, quindi facciamo giri di andata, quindi lavoreremo anche sugli ovalini e poi ritorniamo, chiudiamo il giro, saliamo e ripetiamo. Io mi sono fermata qui, vedete che io ho, come sai, ho solo 2 giri di maglia granny, tu ne hai 4, quindi in base a dove ti sei fermata procedi. Io dopo i 2 giri ho la maglia alta a rilievo, quindi cosa faccio? Parto con 3 catenelle che simula la prima maglia alta e poi inizio a lavorare tutte le maglie che trovo con una maglia alta a rilievo. Allora mi assicuro però di una cosa, attenzione,
Ecco, questa maglia per esempio non deve esserci, perché altrimenti io qui ne ho una in più, quindi ne ho 4, vedi? Quindi torna indietro, non troppo. Aspetta che mi rifaccio il mio ovalino. Ok, così. Ok, dall'ovalino vado a congiungermi come abbiamo fatto nell'angolo, ok? Con una maglia bassissima, poi entro nella prima maglia alta con una maglia bassissima. Ecco che adesso parto con le 3 catenelle. Ok, quindi è la mia prima maglia alta. E adesso non lavoro questa maglia perché fa parte di questa, ma lavoro la seconda dall'angolo, così. Io prima ho detto faccio un'ascella in un modo e un'ascella nell'altra, poi alla fine ne ho fatta una così e una in un altro modo. Adesso poi, ecco, vi faccio vedere più che altro come sono partita, ok? Quindi parto in questo modo, andate avanti fino qui sotto l'ascella e dopo vi mostro che cosa fare qua, che poi non è nient'altro che 3 maglie alte, perché non possiamo, io sto facendo tra l'altro la mia maglia alta a rilievo e quindi lì non posso certo fare la mia maglia alta a rilievo, quindi farò semplicemente le mie 3 maglie alte. Mi sono fermata proprio lì perché se fossero solo le 3 maglie alte, ma se per caso sarebbe più facile, no? Ma se per caso vi trovate nel giro delle maglie alte a rilievo, perché io continuerò il corpo come ho lasciato, ok? Quindi devo semplicemente proseguire lo schema. Però appunto se vi trovavate col punto Granny è intuibile, ma così magari avevate qualche dubbio in più, no? Su che cosa porre dentro l'ovalino. E allora adesso vado avanti fino all'ovalino e ci sono arrivata. Quindi lavoro le 3 maglie alte dell'angolo, vedi che sono le ultime, sempre a rilievo, poi vado nel mio ovalino, che è questo, entro e faccio 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Se ne avete 2, ovviamente salterete nell'ovalino seguente e farete 3 maglie alte. Quando dovete riprendere, ovviamente riprendete dalla prima maglia alta, quindi che è questa. Ok? In questo modo qua. Ok, e vi ho fatto vedere nel caso in cui, come vedi, aveste inserito lo spessore sotto l'ascella, così. Quindi se ne hai uno farai 3 maglie alte nell'ovalino, se ne hai 2 farai 3 maglie alte in ogni ovalino e poi procedi così. Fermati un secondo. Nel caso in cui invece c'è chi non deve fare lo spessore sotto l'ascella, adesso disfo questo, vi faccio vedere prima come congiungervi e poi come passarci su. Ho disfatto il mio ovalino, così vi faccio vedere nel caso in cui non c'è bisogno di fare spessore sotto l'ascella. Quindi che cosa fate? Quando voi avete chiuso il vostro angolo, nella fine giro voi chiudete come al solito, no? In questo modo, filo sull'uncinetto, andate sulla terza catenella, voi avete il segnapunto e poi chiudete in questo modo qua. Ok, semplicemente vi agganciate dall'altra parte, quindi voi avete chiuso il vostro angolo, entrate nell'angolo opposto e chiudete in questo modo e quindi come vedi hai chiuso in modo più stretto, no? Il tuo scalfo, ok? Questa sarebbe da dove esce il tuo braccio e qui ci sarà la tua ascella. Quindi questo è proprio il giro manica. Ok. E
poi semplicemente che cosa fai? Adesso io qui devo chiuderlo perché altrimenti, perché ho il filo tagliato. Tu l'hai chiuso in questo modo e poi procedi come per l'amica invece che ha fatto l'ovalino sotto l'ascella. Però mentre lei hai visto come ha fatto, quindi praticamente è passata nell'ovalino e ha fatto le 3 maglie alte, per quanto riguarda te invece hai fatto nell'ultima, vedi qui, hai chiuso con la maglia alta a rilievo le 3, questo è l'angolo, no? Composto da 3 più 2 catenelle più 3 maglie alte, quindi hai fatto le 3 maglie alte a rilievo sulle 3 maglie alte dell'angolo, la metà angolo, salti questo spazio e questo spazio, per te che non hai fatto le ovaline, e vai a prendere le altre 3 maglie alte dalla parte opposta. Quindi 1, 2 e 3. Nel caso in cui invece, perché devo farvi vedere tutto, allora, questo è nel caso la manica andasse bene senza ovalino, quindi senza spessore sotto l'ascella. Questo invece è la parte con l'ovalino sotto l'ascella e quando chiudiamo vi faccio rivedere come fare questo. Quindi io sto lavorando le 2 maniche in modo differente, uno con lo spessore e uno senza. Ma se tu che non hai fatto l'ovalino, perché chi lo ha fatto l'ovalino sa come andare avanti in caso di ci fosse il giro con i tris, se tu hai fatto, devi fare il giro con i tris, semplicemente tu qui avrai fatto un tris, qui devi fare un tris ma fatto in questo modo, guardami, perché altrimenti ti viene troppo abbondante. Allora, fai finta che io qui ho fatto un tris, poi qui e qui ho 2 spazi, io farò una maglia alta dentro l'angolo, una maglia alta proprio qui in mezzo e una maglia alta nell'angolo opposto. Questo in caso tu fossi nel giro dei tris, ok? Ovviamente poi salti qui e fai il tris. Va bene? Così spero di aver chiarito anche il giro con i tris. Invece io sono nel giro con le maglie alte a rilievo, poi fatemi sapere se se è stata chiara la spiegazione, mi raccomando, ok? Allora, entro, abbiamo detto che qui faccio il salto e vado a prendere solo le maglie alte, ok? Le maglie alte qui e poi riprendo le maglie alte a rilievo qui. Io qui devo lavorare la maglia alta a rilievo per rispettare il disegno. Vado avanti fino alla parte opposta e dalla parte opposta ovviamente vi mostro come procedere per chi ha l'ovalino. Per chi non ce l'ha procede semplicemente in questo modo chiudendo il giro. Vi mostro anche quello. Sono arrivata alla fine del giro perché sto lavorando soltanto il corpo, come sai, e quindi io arrivo lavorando le ultime 3 maglie che sono la metà dell'angolo che avevo nel giro sottostante. Poi per te che hai l'ovalino sotto l'ascella, quello che ti fa da diciamo che ti permette di fare spessore, vai dentro l'ovalino e fai le 3 maglie alte. Come hai fatto dall'altra parte? Invece per te che non hai l'ovalino e che quindi devi semplicemente congiungerti dalla parte opposta, vedi, adesso è difficile farti vedere, però tu fai finta che siamo a questo punto, così, tu ti ritroverai così, vedi, hai lavorato questa parte, ti congiungi con l'altra in questo modo, ok? E sei pronta a ripartire e hai chiuso. Io adesso torno invece, ok, a questo punto. Io invece sono qui con 3 maglie alte,
nello spazio, se ho più di un ovalino, in ogni ovalino vanno 3 maglie alte, ok? E poi mi congiungo nello stesso modo, quindi conto la prima catenella, 1, 2 e 3, entro, prendo il filo e chiudo. Perfetto. Ora, come vedi, abbiamo chiuso la nostra maglia, quindi da questa parte io avrò questo spazio in più con il mio ovalino, da questa parte qui invece no, e vi ho mostrato come fare sia questa tipologia di scalfo che questa giromanica, ok? Giromanica chiuso, giromanica con uno spazio proprio sotto. Bene, bisogna adesso, se siete al tris, voi continuate a seguire la vostra a seguire la sequenza. Continuate a seguire il disegno che dovete fare. Io proseguo anch'io col mio. Io sono al punto di dover fare i tris. Ora, attenzione. Allora, che tu abbia o no queste, diciamo questa parte sotto l'ascella, che tu ce l'abbia, 1 o 2 ovalini o no, dovete fare nel mio stesso identico modo, perché l'impostazione che abbiamo fatto è corretta. Allora, parti da questo punto, guarda il tris sotto, tu vedi che sono 3 maglie, ok? Vai al centro, quindi nella maglia centrale che è questa, con una maglia bassissima, quindi portati sempre al centro di questo tris. Tira su le 3 catenelle, entra nella stessa e fai 2 maglie alte. Adesso semplicemente stiamo ripristinando i nostri tris, quindi saltane 2 nella terza, 1, 2 e 3, saltane 2 nella terza, saltane 2, 1 e 2 e nella terza, lavora così tutto il giro saltando 2 maglie di base e nella terza fai un tris. Sono alla fine del giro, 1, 2 e 3, uno, 2 e vado a chiudere direttamente. Allora ti faccio vedere una cosa. Io ho fatto il giro con una manica per chi aveva necessità di allargare e una manica invece per chi non aveva questa necessità, e ve l'ho già mostrato. Come vedi, il giro, vedi, ho lavorato praticamente tutto il contorno del mio bordo fino ad arrivare a questo punto nel congiungermi, ok? In questo modo qui non dovete far altro che adesso seguire il vostro schema e andare avanti in questo modo, ma vi fermo un attimo. Innanzitutto vi faccio vedere quante volte sono andata avanti io e poi vi faccio capire come allargare e stringere. Guarda, praticamente noi siamo un giro sotto, quindi siamo qui è ovvio che abbiamo dei giri differenti, no? Perché io qui ne faccio 2, ecco, tocchiamo tutto, ne faccio 2 giri di granny, invece qui ne faccio 4, 1, 2, 3 e 4. Allora, siamo proprio sotto il nostro scalfo, quindi siamo qui. Vi ho mostrato come fare l'unione e come proseguire. Ora, se per caso, e qui a me andava bene, nel caso in cui tu volessi restringere, anzi aumentare ancora di più la parte del corpetto, diciamo della parte vicino al seno,
Se volessi, avessi necessità di aumentare, semplicemente passerai dal 3,5 all'uncinetto 4. Gioca con gli uncinetti fino a quando non arrivi alla tua misura, alla tua misura. Se invece tu vuoi stringere questa parte, stringerla in questo punto, puoi fare in due modi. Allora, il primo è quello di alternare, è quello un po' più complesso. Il primo sarebbe quello di cambiare l'uncinetto, punto e basta. Cioè tu cambia l'uncinetto, se stai usando il 3,5 passi al 3 e quindi ti si riduce la parte, fai qualche giro e lì dipende dal filato che hai, devi controllarlo, indossalo così controlli bene che ti stia facendo un buon rientro, che ti accompagni nel tuo fianco o dovunque vuoi che ti accompagni. E man mano, appunto, provandolo, tu sai quando devi ancora cambiare. Quindi, se vuoi restringere, tu ridurrai il numero dell'uncinetto dal 3,5, nel mio caso passerei al 3, faccio qualche giro, lo provo, se mi basta continuo con il 3, quando devo riallargare ritorno al 3,5 e se devo allargare ulteriormente vado con il 4, ok? Quindi 4,5, 5 fino a farlo proprio a campana. Ecco, cioè lo puoi fare come tu desideri. Questo è il modo semplicissimo che io veramente vi consiglio perché non si nota se giocate bene con le righe, perché è ovvio che se tu mi fai due giri con, anziché il 3,5, cambi e fai due giri soltanto con il 3, non ha senso perché non riesci a vedere bene la sancratura che fa, no? Cioè, come diciamo la rientranza che fa, devi fare qualche giro, te ne accorgi dopo qualche centimetro che ti sta accompagnando, che ti sta facendo un bel giro, e altrimenti se lo cambi solo per un paio di giri non vale la pena. Per chi invece vuole fare un qualcosa di un pochino più complesso, che poi di complesso non c'è mai niente, basta avere solo un po' di pazienza, si potrebbe fare anche in questo modo. Senza fare aumenti potreste fare degli aumenti quando andate a fare le maglie altarilievo, quindi anziché una maglia altarilievo ne fate due, ma preferirei invece consigliarvi questo. Cioè, anziché aumentare i gruppetti, io, se devi aumentare, aumenterei i tris, cioè anziché un tris io farei 4 maglie anziché 3. Quindi in che modo? Gradualmente, ovviamente, non fatelo subito, sennò puff, diventa una campana immediata. Quindi anziché 3 maglie ne farai 4 e poi farai, non so, 4 maglie con 3. Poi di nuovo, dopo 4 maglie fai dopo 4 maglie la quinta, anziché 3 metterai 3 maglie e via dicendo. Ovviamente ogni giro devi seguire questi aumenti che stai facendo. Ok, questo diciamo diventa un aumento che puoi fare, e la stessa cosa per diminuire. Anziché, che so, fare 3 maglie, 3 maglie, 3 maglie, quindi tris, 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 fai bis, tris, bis, tris, bis, tris e ti si riduce, ok? Quindi o puoi giocare con l'aumento o la diminuzione dei tris in base a come tu lo vedi. Ecco, guarda, vi faccio vedere questa, la mia manica, che dopo la guardiamo. Io per stringere la manica sono partita dalle 3, il tris, poi ho iniziato a fare un tris e un bis, un tris e un bis, e man mano sono arrivata a fare, guarda, lo vedi anche qua, ho diminuito l'uncinetto e ho fatto maglie da 3, maglie da 2, maglie da 2, maglie da 2, maglie da 3. Ok, quindi ho fatto 2 volte le maglie da 2 e una da 3. Se tu guardi dopo, 1, qui abbiamo detto 1, 2 e 3, quindi ho 1, 2 e 3 e 3.
1 2 e 3 e 3, e poi qui l'ultima l'ho fatte anche qui, vediamo un po', 1 2 3, niente, 3 da 2 e una da 3, esatto, 3 da 2 e una da 3, 3 da 2 e una da 3. Ok, quindi e man mano, oltre a scendere col numero di uncinetto, sono andata a restringere la manica in questo modo, così ti ho anche già fatto vedere la manica. Attenzione, dopo guardiamo come riprendere le maniche, le maglie delle maniche. Ok, ritornando al nostro corpo, andate avanti quante volte a voi serve come lunghezza. Le misure ve le ho già date, e quando arrivate alla lunghezza desiderata, semplicemente io ho fatto questo bordino qui, vedi, con i ventaglietti che ti mostro. Tu fai finta ovviamente che io sia arrivata alla fine di questo campioncino, non è vero, non ci sono neanche neanche alla metà della metà, comunque fai finta che ci sono arrivata, ti faccio vedere solo come fare gli archetti, anche perché non è necessario farvi vedere i giri del corpo, visto che vi ho spiegato appunto come restringere, come allargare, farlo a campana, farlo a sigaretta, più stretto, insomma potete farlo come voi desiderate. Ma quando arrivate alla fine, se vi piace questo bordino, che l'hanno fatto tra l'altro anche le mie amiche, allora semplicemente partite così. In questo spazio catenella, entra e fai una maglia bassa. Vai nello spazio successivo e fai 7 maglie alte. 4, 5, 6 e 7. Vai nello spazio successivo e fai una maglia bassa. Rientra dentro e fai 7 maglie alte. Nello spazio successivo maglia bassa, e continui così per tutto il bordo. Quindi sono 7 maglie alte nello stesso spazio, 2 4 6 e una 7, e una maglia bassa nello spazio successivo, poi di nuovo 7 maglie alte, scusa se vado veloce, ma solo per farti capire. Quante ne ho fatte? 2 4 6 7, sì, e una maglia bassa. Procedi così fino a raggiungere la parte opposta. Mi piace un sacco perché sono arrivata male e così vi faccio vedere cosa eventualmente fare. Trovate voi la soluzione, visto che noi non contiamo nulla e andiamo così come viene, perché deve essere una cosa facile, non da impazzire. Se per caso arrivate a questo punto, vedi, io devo inserirmi qui e fare la maglia bassa, però qua non posso fare un altro ventaglio, altrimenti mi si arriccia. Allora cosa faccio? Visto che non sono arrivata bene, e non è detto che a te invece succeda così, magari arrivi bene, ok? Cioè arrivi con il ventaglietto qui e chiudi esattamente lì. Io purtroppo non ci sono arrivata bene, allora anziché fare qui la maglia bassa, io la faccio in mezzo, così mi avvicino un pochino di più da questa parte, faccio la maglia bassa qui, poi vado nella maglia bassa iniziale, che è questa, prendo il filo e lo porto dentro. Non si vedrà nulla, non ti preoccupare. Trova sempre il modo, come dico sempre io, trova sempre il modo per andare avanti, per non fermarti, per non bloccarti, dire oddio cosa devo fare adesso. Trova un modo, ruba le maglie. Questo è un modo meraviglioso per poter andare avanti senza troppo fasciarti la testa. Quando sei arrivata a questo punto, tagli il filo, sempre se trovo un paio di forbici, eccole,
sommerse praticamente con, ecco, tagli il filo e poi lo nasconderai. Ovviamente tu avrai fatto tutto il corpo, io ti ho mostrato solamente come procedere, ma tu sei già arrivata a questo punto ad aver fatto tutto il corpo. Ok, questa è la nostra ascella, quindi il nostro, proprio la nostra, diciamo, la nostra manica, e poi questo è il nostro corpo. Ok, e adesso abbiamo fatto questa bordura. Se ti piace, ovviamente. Se non dovesse piacerti, qui sotto potrai mettere o una pellicetta ecologica o fare una qualsiasi bordura che a te piaccia di più. Ok. E per fortuna era un campioncino, perché mi sono resa conto che sono passata dal 3,75 come uncinetto iniziale al 3,5. Vabbè, c'è poca differenza, comunque è un campioncino, quindi va bene così. È solo per cercare di spiegarvi al meglio, io spero, come procedere. Parliamo adesso, a parte questa parentesi, parliamo adesso di come riprendere la manica. Allora, abbiamo ovviamente chi ha avuto necessità di fare gli ovalini sotto l'ascella per avere più ampiezza e chi invece no, non l'aveva, ok? Quindi partiamo con chi aveva la necessità di avere questa ampiezza sotto l'ascella e ovviamente a filo a nuovo si riparte. Quindi agganciamo il nostro filo proprio sotto la nostra ascella, proprio qui, e anzi guardiamo in che punto siamo, perché dobbiamo comunque continuare la sequenza. Io, avete visto, ho fatto solo 2 volte la sequenza con i gruppetti da 3, voi ne avete 4 e quindi regolatevi in base a dove vi siete fermati come procedere. Io qui dovrò fare i punti alti a rilievo e quindi procedo in questo modo. Io ho solo un ovalino, se ne hai 2, se ne hai 3, in ogni ovalino metterai 3 catenelle, quindi aggancia ovviamente il tuo filo, ok, e adesso partiamo con le nostre 3 catenelle che sono, diciamo, la nostra sostituzione della maglia alta, e nello stesso spazio andiamo a fare 3 maglie alte e così abbiamo riempito l'ovalino che abbiamo proprio sotto la nostra ascella. E non possiamo fare la maglia alta a rilievo ovviamente perché stiamo iniziando, nel caso in cui doveste fare la maglia alta a rilievo come me. Se invece dovete fare semplicemente i tris, quindi gruppetti da 3, va benissimo così. In ogni caso dovete partire in questo modo, in sostanza. E poi, dove ci sono le 3 maglie alte dell'ex angolo, vedi che sto praticamente lavorando in questo modo, quindi girando intorno al nostro braccio, in poche parole, ok? Vado a fare le maglie alte a rilievo. Praticamente è né più e né meno di quello che abbiamo fatto noi nella parte del corpo, lavorare in cerchio, né più e né meno. Più che altro vi faccio vedere come unire il giro in qualsiasi punto siate. Io avevo la maglia alta a rilievo da fare, ma se avete i gruppetti da 3 da fare, voi a questo punto state facendo i gruppetti da 3 qui nello spazio, no? Io invece devo fare questo e finisco tutto il giro e vi faccio vedere come ci si riaggancia. Sono arrivata praticamente all'ultimo, vedi? Ho lavorato le ultime maglie alte, questo è uno spazio e questo è l'ovalino. Io vado direttamente, questo spazio non lo lavoro, ok? Perché devo lavorare solo le maglie alte, mi raccomando, e quindi passo direttamente
nello spazio in questo modo, ok? In questo modo qua. Poi a questo punto riparto, entro all'interno e faccio le mie 3 maglie alte, 1 2 e 3. Quindi 1 2, salto proprio il gruppetto, vedi, a questo punto io seguo quello che ho sotto, spazio spazio, salto tutto il gruppetto da 3 e vado nello spazio. Vedi, salti tutto il gruppetto da 3 e vai nello spazio. Salto e vado nello spazio. Qui basta seguire quello che vedi sotto. Non sto neanche a contare. Ecco qui, poi finito questo giro, aspettate, finito il giro dobbiamo unirci, vedi che c'è proprio lo spazio, no? E dobbiamo unirci proprio all'interno di questa prima serie di catenelle e quindi in cima, e sarebbe una che qui sotto, 2 e 3. Entri dentro, prendi il filo e lo fai passare all'interno. Ora, visto e considerato che man mano che vai avanti vedi che andiamo in diagonale in questo modo qui, per evitare io cerco sempre di riportarmi nel centro, quindi proprio sotto l'ascella. E cosa faccio? Dei punti bassissimi, però nel punto dietro della maglia alta, vedi questa maglia qui? Non prendo questa, ma vado solo qui e faccio una maglia bassissima, vado solo qui dietro, prendo il filo e lo porto dentro e qui a questo punto entro in questo modo e sono di nuovo in centro. Quindi tutte le volte ritornate al centro in modo tale che l'unione sia sempre dritto. E quindi qui riparti con le 3 catenelle. Se vuoi, per essere tranquilla, puoi mettere sempre il tuo marcapunto nella terza catenella, così sai dove devi agganciarti, così, e poi rientra e fai le 2 maglie alte mancanti e procedi per quanti giri ovviamente tu devi fare, no? Devi farne 4. Adesso non so dove eri tu, però ecco, il senso è questo. Adesso te l'ho impostato, vedi? Te l'ho impostato, tu vai avanti in questo modo per far sì che la manica si allunghi. Ogni volta che finisci il giro ti agganci e ti sposti, vedi, ti aggancerai qui, qui va bene, vai avanti. Quando ti si sposta di 1 fai quello che ho fatto qui, quindi punti bassissimi e ritorni al centro della tua ascella. Per stringere come si fa? Allora, innanzitutto, come vi dicevo, basta semplicemente cambiare il numero di uncinetto gradualmente e arrivi al punto di stringere sempre di più la tua manica. C'è per esempio la mia amica Rosy, hai visto la foto, che ha fatto la manica a sigaretta qui, quindi ha stretto un pochino, ha giocato con l'uncinetto per stringere e poi l'ha allargato per farla a campana, ok? Sostituendo in modo molto rapido l'uncinetto, quindi nel giro di pochi giri lei ha sostituito in modo tale che si aprisse a campana.
Se invece vuoi aumentare con le maglie o diminuire con le maglie, ti ho già spiegato come fare, ok? Io ti consiglio di farlo con l'uncinetto per non dover impazzire, no? E arrivare arrivare a dire oddio, la manica in un modo, la manica nell'altro. Ecco, una cosa invece che ti posso consigliare è sicuramente dove tu cambi l'uncinetto o metti un segnapunto oppure o fai contemporaneamente le due maniche insieme in modo tale da cambiare l'uncinetto nello stesso modo, o scrivi in che giro hai cambiato l'uncinetto e con quale uncinetto l'hai sostituito, ok? In modo tale da fare ovviamente le due maniche uguali. Ecco, questo è quanto. Per quanto riguarda il bordo della manica, o la fai esattamente come l'ho fatta io qui, o scegli tu il bordino che più ti piace. Per fare questo tipo di bordura ti mostro come si fa. Io ovviamente te lo mostrerò da qui, ok? Non avrà molto senso questo campione alla fine, sarà inguardabile, però ti faccio vedere come fare. Allora, praticamente avviene questo, passerai, se sei su questo punto, io l'ho fatto, vediamo, l'ho fatto dopo la maglia alta a rilievo, ok? Quindi avevo tutte le maglie alte e sicuramente ti consiglio di far così, dove ci sono tutte le maglie alte a rilievo. E quindi se per caso invece non vuoi fare la maglia alta a rilievo e dopo il polsino, semplicemente devi giocare in questo modo: vai nella maglia alta, quindi spostati su questa maglia e inizia a fare le 3 catenelle che corrisponderanno a questa maglia, poi passi dietro come facciamo sempre la maglia alta a rilievo e ne fai una al dritto e una a rovescio. Allora al dritto e qui, cioè nel senso che portiamo questa catenella nel dritto, e a rovescio invece è così, io porto in alto la barretta della maglia alta e poi lavoro la maglia alta, quindi diventa una così, quindi con l'uncinetto che spinge indietro la barretta da lavorare, prende il filo e fa la maglia alta, e una al contrario che tira in su, vedi, io sto passando da dietro la maglia ed esco dalla parte opposta, poi prendo il filo e lavoro la maglia alta, quindi sarà sempre uno così e uno così. Quindi io praticamente passo l'uncinetto da dietro la maglia, esco subito dopo, vedi che hai la maglia proprio verso di te, prendi il filo e fai la maglia alta, l'altra la fai al contrario e questa, quindi sarà una dritto e una a rovescio. Te lo faccio piano così. Te lo faccio rivedere ancora, filo sull'uncinetto, l'uncinetto spinge indietro la barretta, prendi il filo, maglia alta, filo sull'uncinetto, entra da questa parte, tira in su la barretta con l'uncinetto dietro, passa il filo davanti, maglia alta, quindi di nuovo. Una volta l'uncinetto va davanti e una volta l'uncinetto, te lo faccio rivedere, una volta l'uncinetto va davanti e una volta l'uncinetto sta dietro.
Rifacciamo. 1 e 2. Uncinetto avanti, avanti alla maglia alta, uncinetto dietro, dietro la maglia alta. Ok, e sono solo poi quelli i 2 passaggi che devi fare, uno avanti e uno dietro. Così. Quando arrivi alla fine del giro, ovviamente ti aggancerai nella terza catenella di inizio. Così. E abbiamo agganciato il nostro giro, che non si può guardare. Guardate dove c'è il bordo polso, praticamente è in cima, ma non ha importanza, è solo per farvi vedere. Allora, per ricominciare, vedi, dritto, rovescio, dritto. Quindi noi partiremo, vediamo se siamo al centro, sì lo siamo, partiremo sempre con 3 catenelle. Magari ho perso, ecco, nella terza agganciamo il nostro, ok, segnapunto. Adesso questa qui è, devi seguire praticamente ciò che tu vedi sotto. Questa la prenderai così, vedi, è in superficie, ok? Diciamo è in rilievo verso di te. Ciò vuol dire che vuole che tu la metta a rilievo verso di te, ma abbiamo queste 3 maglie che sono proprio sopra questa e quindi non la lavoriamo. Questa qui invece, quindi questa prende il posto di questa a rilievo. Questa qui invece, se noti, è dietro, è proprio dietro, quindi noi la portiamo dietro. Quindi entro, la spingo indietro e faccio la maglia alta a rilievo. Questa, vedi, è in avanti, quindi è verso di te. Ciò vuol dire che io la porto in avanti, così. Quindi quello che lei ti dice tu farai. Esempio, questa qua ti dice che è indietro in confronto a questo, vedi? Questa è indietro e questa è avanti, quindi io la spingo indietro, così, e la lavoro. Questa qui è in avanti, quindi io la spingo in avanti. Faccio ciò che vedo. Questa è indietro, quindi spingo indietro. Che spiegazione! Questa è in avanti, spingo in avanti. Molto tecnica, vero? Spingo in avanti, spingo indietro. Questa qui la spingo in avanti e questa, vedi, ma è solo perché così vi rimane impresso, no? Questa terminologia marinaresca. Questa qui, vedi, la spingo indietro, ok. È inutile che ti venga a dire maglia, se sei una principiante è inutile che ti venga a dire fai la maglia alta a rilievo dietro, fai la maglia alta a rilievo davanti, invece te lo spiego così, così ti rimane impresso, no? Poi magari sbaglio, per carità. Allora, faccio ridere anche me, non credere. Ascolta, vedi che questa è indietro, questa è avanti, in confronto a questa, no? Questa è indietro, quindi io la spingo indietro. Col mio uncinetto la porto dietro la maglia e la lavoro. Questa la porto avanti. Questa indietro. La vedi proprio. Questa in avanti, quindi verso di te, e la tieni verso di te. Ok, e vai avanti così. Praticamente anche questa parte te l'ho spiegata, che è quella del polsino. Una cosa, ti ricordo questo. Allora, ti ho fatto vedere anche il polsino. Ti ricordo questo. Vai avanti ovviamente per il polsino per i centimetri che tu desideri.
ok? Se vuoi sapere quanti centimetri ho fatto io, dal maglia alta rilievo ne ho fatti 5 centimetri, e il polsino è circa un 10 centimetri, forse 9, se non lo allargo diventa 9. Ovviamente il polsino è elastico, vedi? Poi dipende molto da come vuoi fare la manica. Questa manica, come ti ho detto, e gradualmente io ho cambiato il numero dell'uncinetto, quindi gradualmente l'ho cambiato. Man mano regolati, l'importante che una manica sia larga esattamente come l'altra. Per quello nella manica io ci metterei più attenzione, perché se non ti ricordi dove hai cambiato l'uncinetto o dove hai fatto le diminuzioni, diventa un problema, perché hai una manica diversa dall'altra. Ecco, qui devi stare molto attenta, quindi porta pazienza e scriviti tutti i passaggi che fai, sia che cambi il numero dell'uncinetto, e sia che anziché fare dei tris fai dei bis, quindi per ridurre drasticamente proprio la manica, o al contrario fai, anziché 3 maglie alte, ne fai, al posto di 3 ne fai 4 per allargare moltissimo la manica, ok? Non farla tutta, perché altrimenti ti viene veramente. Comunque devi regolarti tu in base a come la vuoi la manica. Io tutti i passaggi te li ho fatti vedere, e quindi sai come andare avanti con la tua manica. Ti consiglio di utilizzare gli uncinetti o più piccoli o più grandi per allargare o diminuire. Se proprio invece sei più esperta e quindi vuoi ridurre proprio le maglie, ecco, ti ho spiegato come ho fatto io. Basta, non mi rimane altro. Poi da questa parte, quindi qui abbiamo fatto con lo spazio, vedi, per chi aveva l'ovalino sotto l'ascella. Niente di più facile per chi invece l'ovalino sotto l'ascella non ce l'ha. Non ce l'ha, perché tu che cosa fai? Tu cosa fai? Praticamente tu hai, qui sono i tris, vedi? 1 e 1, 2, e qui ci sono i 2 forellini. Tu parti in questo modo. Aspetta, perché se non mi aggancio bene. Entra all'interno di questo, aspetta che adesso te lo faccio vedere meglio. Intanto mi aggancio alla meno peggio. Ok, mi aggancio con le mie 3 catenelle. Allora, guardami, io sono entrata nell'ex angolo, quindi qui, in questo spazio, poi entro nella parte centrale, che è proprio dove ti sei unita, e poi nell'altro spazio, nell'altro angolo. E quindi ho le mie 3, anzi, aspetta che prendo un marcapunto così anche per te. Mettiamo sulla terza catenella di inizio il marcapunto, e poi stessa cosa anche qui. Ovviamente anch'io da questa parte devo fare la maglia alta a rilievo, e quindi andrò qui e farò le mie maglie alta a rilievo. Ovviamente le prime 3 no, come esattamente come per chi ha fatto l'ovalino sotto l'ascella, quindi le prime 3 non sono mai lavorate a rilievo, sono sempre gruppetti da 3. Quindi a questo punto tu lavorerai le maglie alte a rilievo, che sono queste. Se invece devi fare i tris, semplicemente passi nello spazio e fai i tris. Niente di più, tutto il resto è tutto uguale all'altra manica. Il polsino ovviamente è uguale, tu avrai una manica più stretta di chi aveva l'ovalino sotto l'ascella, quindi chi aveva l'ovalino sotto l'ascella dovrà iniziare man mano a stringere. Tu magari, a te va bene come diametro del tuo braccio, come circonferenza del tuo braccio, scusami, e quindi non cambierai subito l'uncinetto, ma magari lo cambi poi dopo, arrivando verso il gomito, allora li stringi, ok? Né più e né meno. Quindi abbiamo visto le 2 maniche, vi ho detto appunto che potete fare il bordino così o il bordino come l'ho fatto io, elastico, ok? E per quanto riguarda invece il bordino qui nel collo, non è né più e né meno che il bordino che abbiamo fatto sotto. Ve lo mostro qui.
guarda, nell'angolo, vedi che qui c'era l'angolo, nell'angolo io ho fatto le 7 maglie alte. Nel ovalino successivo la maglia bassa, nell'ovalino successivo le 7 maglie alte, nell'ovalino successivo maglia bassa. Non cambia niente, assolutamente niente, per quello vi dico che è semplicissimo da fare. Anche come bordino, stessa cosa, se quando ti congiungi vedi che non congiunge bene, cioè non arrivi bene, ruba le maglie. Quindi o ti fermi un po' prima o ti fermi un pochino dopo, ma fai in modo di congiungerti nel modo corretto, ok? In modo tale che visivamente vada bene. Aspetta che adesso mi metto meglio, ecco, forse così lo vedi meglio. Quindi vedi, ho fatto semplicemente tutti gli archetti. Se invece vuoi fare un altro bordo, sei ovviamente liberissima e liberissimo di fare un altro bordo. Ragazze, io vi lascio così. Abbiamo lavorato un campioncino insieme per fare una maglia semplicissima, ma io trovo gradevolissima e di un ottimo effetto. E vi ringrazio con tutto il cuore per aver avuto pazienza di seguirmi fino a questo punto. Spero davvero che vi sia piaciuta e spero di vederne tante. Ringrazio ancora Rosy e Betty che hanno voluto seguirmi subito e affiancarmi nel tutorial. Ringrazio veramente tutti. Un abbraccio e al prossimo tutorial. Ciao!